Oggi voglio provare l'ebbrezza che si prova a camminare su un campo minato, perché voglio fare delle riflessioni con voi su 2 persone che fanno parte del mondo Inter. Uno è Joaquin Correa e l'altro è Simone Inzaghi, 2 fra gli uomini più criticati nelle ultime ore, ma non solo, da una parte della tifoseria. Lo voglio fare a partire da una dichiarazione che ha fatto Walter Zenga, ex allenatore di Correa alla Samp, nonché uno degli uomini che ciclicamente molti tifosi invocano come sostituto dell'allenatore di turno in panchina, criticato per un motivo o per un altro, e che in questo caso però ha dichiarato un qualcosa di specifico su Correa, ha fatto secondo me un appello e un avviso correttissimo al mondo Inter che merita una riflessione. Ben ritrovate amiche e amici Passione Interisti, nuovo contenuto, come sempre vi chiedo un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, tenete pronte le dita perché so già che avrete una grande voglia di commentare qui sotto e io non vedo l'ora di leggere le vostre riflessioni. Comincio facendovi vedere banalmente le parole di Walter Zenga su Correa, per chi ci segue in podcast le leggo. Zenga dice: l'ho avuto alla Samp, conosco bene le sue qualità. Quando l'ha preso l'Inter credevo che avessero preso un fenomeno. Adesso è dura vederlo così. Ha bisogno di fiducia e continuità. I brusii che ha attorno non lo aiutano. Queste sono state le dichiarazioni di Walter Zenga a Sky Sport su Joaquin Correa. Perché parto da queste dichiarazioni? Perché dal mio punto di vista quello che dice Zenga è correttissimo. Ripeto, so che parlare di Correa in questo momento è come camminare su un campo minato, appunto, però credo anche che alcune cose vadano puntualizzate. Io mi limito a dire questo: fino a prova contraria, noi tifosi dall'Inter vogliamo una sola cosa: che faccia bene e che vinca più trofei possibili. Se volessi essere un attimo cattivo, ma è la realtà dei fatti che mi obbliga ad esserlo, su Correa aggiungo anche che una buona parte dei tifosi, non dico tutti, ma una gran parte dei tifosi, di cosa ne vuole un'altra, ovvero che venga ceduto. La mia domanda che mi sono posto e che vi pongo è: qualcuno mi spiega in che modo fischiarlo di continuo, come diceva anche Zenga, anche al primo errore, ci può aiutare a raggiungere questi 2 risultati? Qual è l'utilità di comportarsi in questa maniera? Me lo chiedo perché, ne abbiamo parlato anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, ma ho letto anche tanti commenti, per esempio nel gruppo Telegram di Passione Inter, quando abbiamo ricondiviso le parole di Zenga, e tanti tifosi mi sembra che dicano 2 cose che vadano in contrasto. Molti dicono: si merita i fischi perché è un giocatore, che deve vergognarsi, non può comportarsi così, sempre svogliato, eccetera, deve andare via. Ma io mi continuo a chiedere: ma al netto delle sue prestazioni che sono ovviamente negative, contribuire noi per primi come tifosi ad affossarlo, a criticarlo, a fischiarlo al primo errore, a, diciamo, lamentarsi ogni volta che tocca il pallone, lo aiuta a migliorare nelle sue prestazioni e quindi ad attirare su di sé magari dell'interesse da altri club che potrebbero volerlo acquistare? Secondo me no. E questo naturalmente non significa che non si possa criticare, ci mancherebbe. Siamo all'Inter, dobbiamo avere un minimo standard di rendimento, che non deve essere superato al ribasso. Se tu giochi nell'Inter devi avere un minimo di rendimento e se non lo mantieni è giusto che tu venga criticato. La differenza però tra la critica e l'attacco, diciamo, sistematico è sottile ma c'è, secondo me. E nel caso di Correa, che mi sembra evidentemente un ragazzo che ha un problema dal punto di vista mentale in questo momento, non credo, come diceva anche Zenga, che al di là delle scelte dell'allenatore su cui tra poco vado, nel non dargli continuità, non credo che da parte del pubblico atteggiarsi in questa maniera lo possa aiutare. Va bene fischiare, però va fatto a fine partita. Va bene criticare, però va fatto non nei 90 minuti in cui l'unica cosa che dovrebbe interessarci è di stimolare i nostri giocatori, motivarli e caricarli nell'andare a ricercare la vittoria. È un discorso che posso allargare, se vogliamo, anche a Gagliardini, così faccio il trio, Inzaghi, Correa e Gagliardini, rispetto al discorso del campo minato. Ma lo faccio perché in queste ore in tanti hanno fatto notare che sotto l'ultima foto che Gagliardini ha pubblicato su Instagram dopo la vittoria contro il Parma è stato riempito di commenti
dal mio punto di vista censurabili, in cui sostanzialmente la sintesi è: vergognati, sei un giocatore da Serie B, lascia l'Inter, sei vergognoso, non meriti di vestire questa maglia, eccetera, eccetera. Quale utilità dà all'Inter e a Gagliardini trattarlo in questa maniera? Nessuna. Cioè la critica secondo me, come dicevo, deve essere fatta in momenti precisi e soprattutto con parole di un certo tipo. Ci sono i momenti e c'è modo e modo di criticare. Quindi, okay la critica se il giocatore non fa bene, ma rendiamoci conto che quando eccediamo in questo discorso ci facciamo un autogol, perché di fatto, mettiamo più in difficoltà il giocatore che vorremmo, vedere ceduto, e se il giocatore gioca male è ancora più difficile trovare una squadra che lo voglia, molto banalmente. Secondo uomo di cui parliamo, Inzaghi. Correa è un uomo di Inzaghi, questo penso che non si possa negare, e mi viene da dire che è stata evidentemente un'operazione sbagliata in senso assoluto. Io, come dico sempre, do un attenuante che è in effetti molto forte alla dirigenza e allo stesso Inzaghi, e cioè che Correa, quando è stato acquistato l'anno scorso, era di fatto la quarta scelta, perché io ricordo sempre la prima era Lukaku, e non doveva andare via, e ci si è ritrovati invece a doverlo sostituire. La seconda era Duvan Zapata, che però l'Atalanta, per il quale l'Atalanta voleva tantissimi soldi, e secondo me l'Inter ha fatto bene a non investire 40 milioni o più che erano richiesti. La terza scelta era Marcus Thuram, che però si è fatto male al menisco e sarebbe stato fuori per diverso tempo. La quarta scelta, nonché ultima rimasta a pochi giorni dalla fine del mercato, era proprio Correa. Quindi 33 milioni, questo è il valore scritto a bilancio di Correa, sono stati una cifra enorme, investita per un calciatore che però non era la prima scelta del club, e arrivati a quel punto bisognava fare anche in fretta per completare il reparto. In ogni caso, che cosa rappresentano i 33 milioni investiti su Correa? L'ennesima vagonata di soldi che negli ultimi anni abbiamo investito su giocatori che poi si sono rivelati inadeguati a livello dell'Inter e alle prestazioni richieste. Su questo la Gazzetta dello Sport di oggi evidenzia un dato. Nel corso di Inter-Parma, di gara di Coppa Italia di martedì, in campo c'erano 4 giocatori, Correa, Gosens, Aslani e Bellanova, che sono costati solo di cartellino un complessivo di 80 milioni di euro, fra prestiti, riscatti e appunto soldi investiti. Per 4 giocatori che ad oggi sono non solo delle riserve fatte e finite, ma sono anche delle riserve che non riescono mai a rappresentare il famoso 12° uomo, cioè quel giocatore che nel momento di difficoltà tu butti in campo e sai che una volta su 2, una volta su 3 ti riesce a fare la giocata decisiva e a farti magari l'assist, o semplicemente a rinvigorirti la squadra con un po' di entusiasmo e di freschezza. Nessuno dei 4 riesce quasi mai a ottenere questi risultati. Ehm, Qui si impone una riflessione anche da questo punto di vista, perché poi la cosa paradossale è che l'Inter è costruita in una maniera appunto paradossale, nel senso, i titolari, i giocatori più forti che abbiamo sono o costati poco o costati pochissimo. Vi posso fare l'esempio: Onana parametro 0, Skriniar al tempo pagato mi pare una quindicina di milioni, più Caprari, De Vrij parametro 0, Lautaro pagato 25, che oggi ne vale 5 volte di più, Brozovic pagato 11, una roba del genere, Çalhanoğlu 0, cioè Dumfries 12,5, vabbè, non andiamo avanti. I titolari sono stati acquistati quasi tutti a buon mercato, o comunque a delle cifre che oggi sono ridicole rispetto al valore di mercato. Al contrario, molte riserve invece sono state pagate tantissimo e oggi valgono la metà, un terzo, un quarto delle cifre che sono state spese per acquistarli. Questo è veramente un paradosso che viviamo ormai da diversi anni e che impone, secondo me, ripeto, delle riflessioni sull'operato della dirigenza, perché spesso noi critichiamo Inzaghi che sbaglia le scelte, o ancor più spesso Zhang che non investe, e tutti i soliti discorsi. Ma come soprattutto qui su Passione Inter cerchiamo di farvi notare, anche la dirigenza, per quanto abbia delle attenuanti che rimangono e che le vanno garantite, ha commesso tanti errori in questi anni, e se anche solo la metà o un terzo dei soldi buttati in giocatori che poi non si sono rivelati di quel livello fossero stati investiti meglio, l'Inter oggi, al netto dei tagli, al netto delle difficoltà, avrebbe una squadra ancora più forte di quella che ha oggi, che comunque è di ottimo livello, se no non saremmo lì a competere ogni anno per i primi posti. Quindi anche qui, per esempio ad Inzaghi sono stati
viene molto spesso Inzaghi criticato per essere un allenatore che non lancia i giovani, in riferimento ad Aslani e Bellanova. Intanto vi dico che su questo discorso stiamo già lavorando ad un approfondimento su Passione Inter, in cui abbiamo raccolto tutti i dati a partire dalla sua prima Lazio fino a questa sua ultima Inter, e vediamo quanti giovani ha lanciato, con quante presenze e quanto minutaggio, così potremo rispondere con i numeri a questa critica fatta ad Inzaghi. Però la domanda che dobbiamo porci è Inzaghi che sbaglia ed è pazzo a non vedere delle riserve molto forti e a non farle giocare, o sono effettivamente riserve non all'altezza e quindi la responsabilità è in primis della società che le ha pagate tantissimo? Correa rientra in questo discorso, pur con delle differenze, ma rientrano anche gli altri nomi di cui ho fatto prima. E vado in chiusura dicendovi un'ultima cosa. Sempre la Gazzetta oggi parlava del fatto che in società ad Inzaghi verrà richiesto in queste prossime partite l'ennesimo cambio di marcia, l'ennesimo perché è un discorso che ciclicamente torna. E in tanti, secondo me con delle ragioni, fanno notare che le problematiche principali che l'Inter sotto la guida di Simone Inzaghi ha fatto vedere nascono addirittura dal derby di febbraio dell'anno scorso, se non ancora prima. E allora io mi domando, perché c'è stata tutta questa fretta di rinnovargli il contratto ad un ingaggio incrementato alla fine della prima stagione? Se poi ci sono dei problemi che durano fin da prima e che adesso, secondo qualcuno, mettono in dubbio il fatto che l'anno prossimo Inzaghi possa sedere ancora su questa panchina? Lo dico perché se voi tornate indietro di 4 anni, lo stesso errore venne fatto con Spalletti, anzi di 5 anni, che alla fine della prima stagione, pur avendo ottenuto il suo risultato, ricevette un rinnovo di contratto con delle cifre aumentate e poi l'anno dopo, a causa di valutazioni secondo me anche legittime, che hanno portato l'Inter a voler andare su Antonio Conte, ti ha obbligato a pagare Spalletti per 2 anni delle cifre importanti, mentre Spalletti stava sul divano di casa. E se tu poi andassi a esonerare Simone Inzaghi a fine anno perché i problemi non si risolvono e si percepisce la necessità di un cambio, ti ritroveresti nella stessa situazione, dovendo richiedere un nuovo allenatore, e chissà chi sarebbe, ma nel frattempo dovendo continuare a pagare Inzaghi a cui hai rinnovato il contratto, forse con un minimo di anticipo. Ecco, anche questo è un qualcosa su cui dovremmo riflettere, perché a maggior ragione nella situazione economica di oggi dell'Inter, che non è paragonabile a quella del 2019, tutto questo peserebbe come un macigno. Queste sono le mie riflessioni sul tema Correa, Inzaghi, prospettive e dirigenza. Spero di essermi spiegato, spero che nei commenti potremo far nascere, come sempre accade, una discussione pacata con scambi di opinioni rimanendo all'interno della civiltà. Vi ricordo infine il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, nel quale abbiamo già discusso a lungo di tutti questi temi e nel quale ieri abbiamo commentato con una certa soddisfazione la sconfitta del Milan in Coppa Italia, perché poi qui analizziamo eccetera, ma siamo in primis tifosi, lo diciamo sempre. Vi ricordo ancora un mi piace al contenuto e un'iscrizione al canale, ed infine per chi mi segue in podcast lo lascio in descrizione, mentre se mi segui su YouTube qui alla mia destra trovi il contenuto di ieri con una domanda che ci siamo posti: quanto è giusto criticare questa Inter?